Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi Boker Vic Tig, coltellino ragazzi che se volete spendere il giusto e avere un bel coltello che funziona dovete venire a vedere insieme. Ragazzi, coltellino che finisce Scandi quasi a zero, a un filo di micro bevel, proprio un filo ma praticamente a zero. Ragazzi, batoning ovviamente è un po' un abuso, lo fa sia su legna non dura ragazzi che legna comunque bella secca, però ragazzi è sempre comunque un profilo Scandi, quindi da usare sicuramente non per fare batoning. Se portate qualcosa per fare batoning, questo è un ottimo compagno ragazzi per fare i lavoretti più piccoli. Ragazzi, tra l'altro in mano adesso che lo sto iniziando ad usare mi piace ancora di più delle prime impressioni ragazzi, mi piace, tanta roba. Ragazzi, riduzione rotonda tranquillamente, il coltello è fatto per quello, in mano sta bene, si lavora bene anche con i guanti perché la manicatura è lunga, cavolo. Ragazzi, è lunga e vi sta in mano bene, riuscite a fare una bella forza sul legno e anche andare a lavorare di precisione risulta molto semplice. Ragazzi, come solito, palettino per andare a fare le vostre cosacce nella tenda, pronto!
ragazzi, punte su legno duro, su legno secco, lavoretti. È un coltello che fa tutto, ragazzi, fa veramente tutto tranquillamente, senza nessun problema. Tutte queste cose, questi lavorettini nel bosco, intagli, ricciolini, ragazzi, va via di brutto. Le punte le fate tranquillamente. È un coltello con un bel tagliente Scandi che funziona bene e che in mano sta veramente da Dio. Si lavora benissimo anche con i guanti per la manicatura lunga. Non è scontato, avendo la lama così corta, ragazzi, una bella manicatura lunga che in mano vi prende tutta la mano, vi fa fare una bella forza, vi fa andare anche sul legno bello duro, ragazzi, senza nessun problema. A me piace veramente tantissimo. Ragazzi, l'inglese funziona bene, manicatura che si riconferma molto comoda in mano, secondo me è proprio il punto di forza di questo coltellino. Viaggia davvero bene, si fa una bella forza, si taglia bene, il tagliente a Scandi non scivola, ragazzi, sul legno e entra bene. Ragazzi, per me, soprattutto considerando il prezzo di vendita, è un coltello da avere assolutamente. Che poi, ragazzi, non ha senso, punta ovviamente perfetta, ragazzi, non ha senso, cioè se usate questo coltello di punta lo usate così per fare i buchini, ragazzi, ma andare dentro a pugnalare un tronco ha poco senso, ha veramente poco senso, ragazzi. Comunque punta perfetta. Ragazzi, Ricciolini, cosa ve lo dico a fare? È il suo, è veramente il suo. Tra l'altro in mano con un bel manico lungo, ragazzi, vi sta in mano bene, si lavora davvero bene. Davvero davvero bene, tanta roba. Non a caso non lo ha disegnato il primo Bingo Bongo.
Ragazzi, è fatto per quello. Lavoretti, accensione del fuoco, è fatto per quello. Tanta roba, ragazzi, tanta roba considerando il prezzo. Eccoci qua, ragazzi, appena tornato dal bosco, vediamo com'è andato. Inciampa, ragazzi, la parte della lama, una parte è rimasta abbastanza affilata. La parte anteriore è un attimino da riprendere, ragazzi, però comunque di roba ne abbiamo tagliata e spaccata, ragazzi. Taglia ancora bene, nel bosco comunque andava tranquillamente. Ovviamente la carta rasoio fa un pochino fatica a farla, ma adesso gli diamo una bella passatina sulle bacchette e torna immediatamente un rasoio. Eccoci qui, ragazzi, coltello appena riaffilato, qualche passatina sulle bacchette e poi un bello strop, ragazzi. Andiamo via con un tagliente a rasoissimo. Bel taglio pulito. Tanta roba, ragazzi, un bel taglietto bello pulito. Ovviamente abbiamo un attimino calcato il micro bevel con le bacchette a 20 gradi, se vi interessa, visto che me lo chiedete sempre. Passatina sullo strop, ragazzi, tagliente Scandi, ok, non più purissimo, però ragazzi lo riaffilate in un secondo e va veramente da Dio. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui, Boker Vig Tig, spero che si dica così. Se non si pronuncia in questo modo, chi conosce la pronuncia me la dica, ragazzi, così la conosco pure io. Ragazzi, bel coltellino, ovviamente un coltellino non disegnato da l'ultimo mangiabanane del pianeta, ragazzi, ma dal signor Dave Wenger, che penso conosciate, artigiano noto. Ragazzi, fa dei pezzi veramente esagerati. Questo praticamente è il disegno di un suo pezzo artigianale che praticamente è stato venduto, prestato come volete voi alla Boker per realizzarlo in scala industriale e ovviamente abbattere parecchio i costi di produzione. Infatti, ragazzi, qui abbiamo veramente un prezzo pieno di 70 euro, 69,90. Ve lo dico subito, col codice sconto PDT-VIG, ok, da Bjorlands avete lo sconto e ve lo portate a casa più o meno a 59,90, 59,95, non mi ricordo. Comunque, ragazzi, alla fine sono 60 euro per un coltello che funziona bene, col suo fodero, il suo passaggio, la sua scatoletta, ci avete tutto, ragazzi. 60 euro, 60 euro. Fatevi offrire la pizza dall'amorosa e prendetelo, perché è un pezzo che ne vale veramente la pena, ragazzi. La particolarità della manicatura è veramente spettacolare, perché vi consente di prenderlo a tutta mano, ragazzi, fare un mare di forza sia con che senza guanti. Quindi potrebbe sembrare una manicatura un pochino lunga per alla fine un tagliente utile di 8 cm abbondanti. Loro danno 9 di lama, tagliente utile sono 8 abbondanti, ragazzi. Però in mano è spettacolare, perché una volta che iniziate a lavorare capite perché la manicatura è stata fatta così, si tiene da Dio, anche all'inglese si governa bene. Un bel coltellino, ragazzi, anche lui si emoziona e va fuori fuoco. Ragazzi, veramente un bel coltellino, vi do 2 misure poi ne parliamo. Coltello nella sua interezza misura 19,7 con dichiarata 9 di lama. Il tagliente utile è leggermente più di 8, ragazzi, 4 mm di spessore sulla costruzione full tang in 1095. 1095, ragazzi, dignitoso, secondo me è andato bene. Abbiamo comunque tagliato sia roba semi stagionata, i tronchetti di nocciolo che vedete sono stati tagliati più o meno un mesetto fa, ragazzi, più o meno un mesetto fa, quindi non sono ancora belli secchi, sia roba secca, ragazzi. È andata praticamente bene tutta la prova. Il tagliente non ha microchippato in nessun punto. Vi ricordo che l'ESI RB3, ragazzi, aveva tutto microchippato, e anche il Kudeman, non mi ricordo il nome, il Kudeman Bushcrafter BS9 mi sembra, avevano tutti microchippato, anche complice il fatto che al filo arrivavano proprio fili fini. Qui, ragazzi, abbiamo un tagliente che arriva al filo ma ha la sua bella ciccetta, quindi non è proprio finissimo, ragazzi. È andato bene. Ha di fabbrica un filo, ma un filino di micro bevel, non arriva proprio a 000,
col microscopio potrebbe essere praticamente a zero, ragazzi. Adesso lo vedete che invece gli ho fatto il mio bel micro bevel con la bacchette a 20, ragazzi, è tornato a rasoio in un secondo. Ci ho messo un minuto, compreso il tempo che ho passato a scaccolarmi, ragazzi, perché è venuto veramente con 2 passate sullo strop ed è tornato un rasoio. Aveva perso un po' di filo nella parte anteriore, però ragazzi ci abbiamo dato coltellino piccolo. Nel batoning ovviamente non è il suo, non è un coltello da batoning, gli Scandi ragazzi non sono da batoning. Considerate che la ESI, che parliamo di una qualità superiore comunque, anche i prezzi sono il doppio se non di più, quasi 3 volte. Nella scatola dell'RB3 dove vi mette un fogliettino e vi dice che con la bisellatura Scandi, se ci andate a batonare siete dei cazzoni, e loro non rispondono dalla garanzia, perché ovviamente la bisellatura Scandi non serve per andare a spaccare la legna. Questo è un bel coltellino da backup che taglia da Dio, ragazzi, ma taglia veramente veramente da Dio. Ragazzi, funziona bene, taglia bene, è un bel coltellino che secondo me per il prezzo che ha dovete assolutamente avere, perché è veramente fantastico da provare in mano. Poi mi interessa anche come lo trovate voi, perché io l'ho trovato veramente da Dio, veramente da Dio. Manicatura in micarta un pochino liscia, l'avrei preferita più grezza, più tipo Lesi, un pochino liscia, con questi rivetti, ragazzi, questi tubicini in rame eleganti, fatto veramente bene. Prendiamo il fodero, eccolo qui ragazzi, foderino che arriva in Kydex, fatto bene ragazzi, con un bel incastro, eccolo qua, ha il suo bel incastro, entra bene, esce bene, ovviamente non esce, non ha il minimo movimento ragazzi, quindi ci andate veramente a nozze, ragazzi. Foderino in Kydex fatto bene, passaggio cintura col regolatore, potete metterlo un po' come volete. Io ragazzi l'ho messo verticale, però potete metterlo tranquillamente orizzontale. Io sarò un pochino allentato, diciamo, però io ho fatto fatica a mettere ste vitine perché è un po' un bordellino, però si mettono poi ovviamente, ragazzi. Poi lo attaccate un po' come volete, passaggio semplice, se volete metterci un tecloc ce lo mettete, però questo va benissimo e va arriva nel suo bel corredino, va arriva nella scatola, ragazzi. Ragazzi, 60 euro con lo sconto. Dove andiamo ragazzi? Cioè è allucinante, 60 euro con lo sconto da Bjorlands, ragazzi, mi raccomando, comunque sotto vi lascio il link. Avete anche la bella scatoletta qua, le marche prestigiose dovrebbero prendere esempio. Avete la scatoletta, la spugnetta, i fogliettini, che cavolo se sono mai aperti, le garanzie, non lo so quello che è. Antiumidità, il posto per il coltello, il fodero e il passaggio per la cintura. Ragazzi, non lo so, cosa volete di più? Cosa volete di più, ragazzi? Cosa volete di più? Aprirlo e trovare dentro una bella donna? Non penso proprio, ragazzi. Lo aprite e trovate dentro il coltello, ma siete felicissimi così. Ragazzi, è tanta roba. Altra cosa che ho fatto col coltello, mi sono divertito a fare, eccolo qua. I miei cucchiaini, ragazzi, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Eccolo qua che si vede, è a fuoco, non si sa, chi lo sa, un giorno cambierò anche il telefono. Ragazzi, mi sono divertito a fare il cucchiaino, si lavora veramente bene, ragazzi, anche in questa posizione lavorate da Dio. È un pochino pesante ovviamente per fare il cucchiaino, perché ovviamente prendendolo così, ragazzi, avete tutto il peso dietro, non è come avere in mano il Brisa Necker 70 ovviamente, che come ho detto in un altro video pesa come una scureggia. Però ragazzi lo fa tranquillamente, fatto il cucchiaino. Questo qua è il cucchiaino per andare a mescolare il vostro cafferino o mangiare il vostro yogurino con le banane, ragazzi. Oggi ce l'abbiamo su con le banane, quindi anche il cucchiaino l'ha fatto tranquillamente. Ovviamente è un coltello Scandi, ragazzi, lo usate per i lavoretti, lo usate per farvi i vostri intagli, i trucciolini. Il fuoco avete visto è partito in un secondo, mi sono stupito pure io. Ragazzi, coltello che va bene, la copertura ha tenuto bene, si è un pochino rovinata, ma è buona, ragazzi, ha tenuto bene.
pochino sulla spina ovviamente, ma perché siamo andati col Firesteel. Ragazzi, coltellino che per il costo io vi consiglio assolutamente di provare. A 60 euro non portate a casa veramente niente, ragazzi. Sempre per citare le banane, non portate a casa neanche una bella carriola di banane. Ragazzi, secondo me va bene, provatelo in mano, va da Dio. Ovviamente non state comprando un Gunning 3V della Bark River, quindi se dopo un'uscita, 2 al bosco, se dopo aver fatto il cucchiaino, le cose, dovete dargli una passata sulle bacchette, sapete che dovete dargli una passata sulle bacchette. Nessuno sta dicendo che questo equivale a un 3V della Bark River. Però per il costo che ha, ragazzi, per l'uso reale che poi se ne fa nei boschi, che alla fine è tagliare il salame, o gli intaglini sul legno, insomma 2 ricciolini, ma anche il batoni che abbiamo fatto, ragazzi. Comunque è un coltello che secondo me, se vi piacciono gli scandi, ragazzi, è assolutamente, ma assolutamente da provare. Andiamo alle conclusioni finali. Boker Victig, ragazzi, coltellino scandi che funziona veramente bene, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Punto di forza del coltello, la manicatura bella grande, ragazzi, che vi consente di utilizzarlo anche con i guanti nella massima comodità e nel massimo controllo. Un coltello realizzato bene dalla Boker, ragazzi, che lo vende a un prezzo veramente accessibile a tutti, per avere un bel coltello scandi da affiancare a un coltellone più grosso, a un'accetta, a un seghetto, ragazzi, per andare nel bosco a divertirvi spendendo il giusto. Ragazzi, dal Boker VTIG, dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!